Buongiorno, dai due in cammino oggi in kayak. Siamo a Porto Venere, qui c'è il nostro swing. Porto Venere. E ora partiamo per le Cinque Terre. Oggi 22 km di pagaiata, se tutto va bene. Ma voi vi siete iscritti al canale? Dai, che è gratuito! Su, aiutateci a crescere! Eccoci qui dal porticciolo di Porto Venere. E ora davanti a noi c'è la Palmaria. Vi ricordo che noi abbiamo già fatto il giro della Palmaria, del Tinetto, del Tino e del Tinetto partendo da Porto Venere. L'altra volta siamo partiti dalla spiaggia dell'Ulivo, questa volta il pullman ci ha scaricato qui in centro, il mega yacht. E noi usciti lì dove c'è il Frangiflutti ci dirigeremo verso destra, verso la chiesa di San Pietro e la caletta della grotta di Lord Byron. Sopra di noi il castello Doria, la chiesa di San Lorenzo, e là, dopo la gru che è dall'anno scorso che c'è quella gru, la chiesa di San Pietro. La chiesa di San Pietro, che è proprio sulla punta estrema di Porto Venere. Qui c'è la caletta dove c'è la grotta di Lord Byron, però ci sono le boie, non possiamo avvicinarci più di tanto. Siamo entrati l'altra volta della Palmaria, il castello Doria, e ora noi puntiamo la prua in quella direzione, verso quello scoglio là in fondo. Avvicinando la zona delle rocce rosse, come vedete là avanti, e lungo il litorale ci sono tante piccole spiaggette sassose accessibili solo dall'acqua, e là ci sono anche delle cavità, però la risacca ci spingeva contro le rocce, non so quanto potremo avvicinarci. E davanti a noi lo scoglio ferale e caletta albana e punta del Persico. Ecco lì una bella medusa, non so se si vede attraverso l'acqua. Questa è vicina, e qui un'altra, guarda che belle, quella è ancora più grossa. Cioè, poi c'è l'acqua che fa effetto lente, in realtà non sono, e lì ancora, ecco qua forse il bagno non è tanto, lì altra qui, là. Sì, una piccoletta. Guarda di qua, tre. Vabbè. Ecco le cavità, non ci avviciniamo oltre perché c'è la risacca, magari se avessimo un kayak rigido che è un pochino più manovrabile potremmo avvicinarci di più e andare a esplorare, ma così ci accontentiamo di guardare da qui, anche perché non sono profondissime comunque, non sono vere e proprie grotte da esplorare. Questa è la zona delle rocce rosse, e dietro la punta dovrebbe esserci lo scoglio ferale, che con un nome così mi aspetto, non so, dei turisti spiaggiati inselvatichiti, dimenticati da qualche nave turistica, da qualche nave da crociera. Ecco lì, con un motoscafo vicino alla riva, e ci sono quelle specie di calette, per ora sono in ombra, non so se poi arriverà il sole anche lì, ma dubito perché sono incavate. Oh, ed ecco a voi le rocce rosse, ho sbagliato. Rocce rosse. Oh. Wow.
sfruttando delle onde mica male. Pare di essere sulle montagne russe. Passiamo tra la riva, uno scoglietto e più avanti c'è, non so se è quello lo scoglio ferale o se era quello rosso con i gabbiani che mi avevano già passato. E quello dovrebbe essere il monastero lì, dove c'è il famoso sentiero dei 1100 gradini. Però magari mi sbaglio, controllerò poi dopo quando editerò il video. Guardate com'è turchese qui l'acqua. E d'altra parte se ci sono le meduse vuol dire che è pulita, perché le meduse sono molto sensibili come organismi. E una spiaggetta sassosa se uno volesse fare una pausa, ma noi continuiamo ancora un pochino magari, vero? Che il famoso sentiero si vede lì, vedete, qui c'è un rudere e a sinistra si vede delle corde e penso che la gente che è sulla spiaggia ora sia scesa da lì perché non ci sono barche. Mamma mia che bella arrampicata che si dovrebbe essere fatti da sopra là. Mi sa che è più comoda la barca o anche il kayak. Forse quello lì, il famoso sentiero dei 1100 gradini, non lo so. Vedo dei gradoni. Di sicuro è che se da queste parti volete venire al mare senza la barca dovete avere delle buone gambe, perché a scendere da là in cima, ma anche a risalire poi, Comunque c'è la gente che si tuffa e ora noi proseguiamo là avanti, passiamo tra la sponda e lo scoglio. Lo scoglio che non so se è lo scoglio Ferraio o lo scoglio Grimaudo. Qui è pieno di sub. La zona del sub. Beh, qua il fondale comunque è molto bello, guarda che acqua. Questa potrebbe essere Punta Castagna. E siamo a circa 6 km e mezzo dalla partenza, per cui la prima dei comuni della Cinque Terre, cioè Rio Maggiore, è ancora a 5 km di distanza, per cui non è ancora visibile. Non so se lo vedete, ma ci sono persone che scendono a piedi verso la spiaggia, verso i sassi. Comodissime, quella discesa. Infatti vedo che sono bloccati, non stanno andando né avanti né indietro. Qua ci sono tutte le barche alla fonda, perché là c'è la spiaggia del Nacché. Avvicinando per capire cosa sia questo coso qui giallo e io sarà che sto ciecata ma non capisco cosa sia. Una X sembra. Non ho idea. Vabbè, mi prendi le rocce qua.
e dopo 8 km di pagaiata vediamo se riusciamo a fare pausa su quella spiaggia là, che là sulla sinistra c'è meno moto ondoso, dovremmo riuscire a approdare senza grossi problemi. Le ultime parole famose. Dopo 8 km direi che una pausa su questa spiaggetta ce la siamo meritata. La pausa galletta, sì, molla la galletta. Buonissime. Mhm. Non c'è nessuno sulla spiaggia, probabilmente si può accedere solo dal mare, quindi con kayak, con una barca, un gommone o nuotando. Ripartiti con qualche difficoltà dalla spiaggia e ora puntiamo verso Rio Maggiore, che deve essere dietro la punta. Che non mi ricordo più se in base alla legislazione chi esce dal porto ha sempre il diritto di precedenza, oppure chi ha più toppa a bordo. Io ne ho solo una, quella ne aveva 3, sicché è passato prima lui. Davanti a noi 3 coppie di kayakisti e mi sembra di vedere che probabilmente avranno dei kayak rigidi e sono molto belli da vedere. Ah, ma è uno se non Uno un Inuit, va bene. E sono molto belli da vedere. Almeno spezzano un po' la monotonia di tutti i motoscafi che passano e non si fermano. Finalmente avvistiamo le Cinque Terre. Qua dove essere Rio Maggiore, che è il primo comune che costituisce le Cinque Terre. Mamma mia,